Dai commenti su Facebook ho visto che piacciono molto anche a te i pantaloni larghi con sfondo piega qui sul davanti, quindi andiamo a vedere come realizzarli. Bisogna partire da un cartamodello di un pantalone palazzo che puoi tracciare tu da sola o magari ce l'hai già o lo puoi trovare anche online. Il cartamodello va quindi tagliato lungo il dritto filo in verticale sul davanti, bisogna aggiungere la stoffa con la quale puoi realizzare lo sfondo piega qui sul davanti. Inizialmente io ho tagliato all'altezza delle due pants, ma poi realizzandolo e cucendolo ho visto che veniva troppo largo in questa zona e quindi mi allargava un po' la figura. Ho quindi spostato lo sfondo piega più sul davanti. Ti consiglio quindi di procedere così: taglia il tuo cartamodello, cuci il fianco destro, cuci l'interno gamba, il cavallo, imbastisci il lato sinistro dove va la cerniera, dopodiché provati i pantaloni, metti, posiziona gli spilli per fare lo sfondo piega all'altezza che desideri tu, più centrali, meno centrali, in modo che ti rendano al meglio, dopodiché procedi cucendo lo sfondo piega sia in orizzontale che in verticale come da tutorial, e infine cuci la cerniera e il cinturino. Il cinturino io l'ho fatto abbastanza alto perché lo volevo bello stretto. Volendo si possono aggiungere anche dei passanti e la cintura realizzata nello stesso tessuto. Io ho aggiunto invece una cintura in contrasto perché questo pantalone fa le gambe veramente lunghissime e già le ho lunghe, ma così sembravano quasi sproporzionate, quindi ho preferito mettere una cintura in contrasto, però sarebbe molto carino anche con la cintura allacciata. L'ho realizzato nella viscosa che qualcuna di voi riceverà in regalo per il concorso giveaway. Vai comunque sul mio sito www.ladolcearia.com per vedere tutte le viscose e selezionare quella che preferisci per realizzare questo pantalone. Fammi sapere cosa ne pensi, lasciami un commento qui sotto, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ecco, io ho scelto questa bellissima viscosa. Ho appoggiato il cartamodello dalla parte dietro segnando i punti principali, quindi le pens e il punto di attacco con la parte davanti. Questo è il cartamodello dalla parte davanti. All'altezza della pens traccio una linea verticale dritto filo e taglio il cartamodello. Qua aggiungo 12 cm di stoffa quando appoggio il cartamodello sopra la stoffa. Inizio cucendo la pens della parte dietro. La pens va a finire a niente e dopo eseguo un nodo. Per quanto riguarda la parte davanti, nello sfondo piega io alla fine ho misurato 10 cm dalla zona del cavallo e la larghezza della sfondo piega 12 cm e la profondità 16. Però per la posizione e la larghezza dovete provarlo, e provando il pantalone, così come ho spiegato all'inizio, ognuno troverà la posizione ideale per il proprio pantalone, per le proprie pieghe. Una volta trovata, disponi diritto contro diritto, misura bene la distanza, quindi i 6 cm, quindi 12 cm totale dello sfondo piega, metti degli spilli e segna la zona finale, anche questa la decidi tu quanto profonda e alta la vuoi fare lo sfondo piega, e metti uno spillo alla fine. Esegui quindi una cucitura in verticale con un punto diritto fino in fondo. Dopodiché, quando hai finito questa cucitura, apri la tua piega la stessa distanza destra e sinistra e fai una cucitura con un punto diritto per tenere la piega piatta. Ecco qui, ho cucito quindi la parte verticale per 16 cm e poi ho appiattito la mia piega e ho fatto una cucitura. Chiaramente questa va stirata. Ecco qua la miccia che viene ad aiutarmi a controllare il lavoro. Ovviamente si deposita sulla stoffa. Lei si chiama Darling. Dopo aver fatto tutte le pieghe e la pens, dispongo diritto contro diritto e faccio la cucitura esterno gamba e interno gamba, facendo combaciare i punti di riferimento. Per la gamba dove c'è la cerniera cucio solo l'interno gamba, perché lascio aperto per la cerniera. Vado quindi con un punto diritto a fare tutte le cuciture laterali. Ecco qua, cucito, il margine sono aperti, stirati nel mezzo, e dopo io li ho rifiniti con la taglia e cuci, ma puoi rifinirli anche con la macchina normale. A questo punto andiamo a disporre una gamba dentro l'altra, diritto contro diritto, quindi quella aperta dove c'è la cerniera la dispongo sopra l'altra gamba, faccio combaciare la cucitura interna del cavallo e faccio combaciare
tutto il cavallo mettendo degli spilli. Vado quindi a cucire tutto il cavallo con un punto diritto. Ecco qua cucito. Adesso vado ad attaccare la cerniera sul lato sinistro. Ho preso una cerniera invisibile, quindi la posiziono con i dentini verso il centro del mio tessuto, metto degli spilli e la posiziono sull'altro lato del tessuto alla stessa altezza, diciamo, di partenza. Vedo che corrispondano. I dentini anche qua vanno verso l'interno del tessuto. Cucio la cerniera e dopo cucio tutta la gamba sinistra. Ho utilizzato un piedino specifico per la cerniera invisibile, quindi quando passo con l'ago apro i dentini della cerniera, la cucitura sarà esattamente sotto i dentini e quindi dopo risulterà invisibile. Cucio entrambi i lati della cerniera. Dopo, partendo dalla fine della mia cerniera, vado a fare una cucitura con un punto diritto di tutta la gamba fino in fondo. Anche qui apro i margini, li stiro e li rifinisco. Ora vado a fare il cinturino. Ho realizzato 2 cinturini all'altezza che desiderate. Disponi su uno dei due la fliselina e stirala solo su un lato. Dopodiché disponi diritto contro diritto e cuci i 3 lati lasciando aperto un lato. Cuci con un punto diritto. Taglia i vertici dello spigolo e stirala. Io ho fatto una ribattitura per tenere il margine bene all'interno. Ora andiamo a disporre la nostra cintura partendo dove c'è la cerniera, diritto contro diritto, cuci il lato dove c'è la fliselina. Quindi disponi degli spilli, tutto intorno al girovita, diritto contro diritto. Da un lato la cintura è più lunga e vai a fare un punto diritto tutto intorno, quindi cuci il cinturino sulla vita. Da un lato il cinturino è più lungo perché voglio che sormonti l'altro lato e voglio fare i bottoni. Ecco qua, apro i margini, li stiro nuovamente sia all'interno che all'esterno. Adesso per rifinirla ripiego la parte interna rigirando il margine e metto degli spilli tutto intorno. Rigirandolo vado a coprire i margini interni, faccio una cucitura dall'esterno esattamente nella cucitura che è già presente. Apro bene i margini e cucio. In fondo, il lato in fondo del cinturino lo metto sul rovescio e cucio la parte che eccede il pantalone, quindi la parte che è in eccesso rispetto al pantalone la cucio quindi diritto contro diritto, rivoltandola momentaneamente fino a raggiungere la cerniera. Taglio il vertice, rigiro il mio cinturino, quindi verrà rifinito nella parte finale, quella che farà il sormonto del cinturino. Tiro fuori bene i margini e quindi a questo punto finisco di cucire il mio cinturino solo fino alla cerniera, perché l'altra parte appunto l'ho già rifinita. Cucio esattamente nella cucitura esistente in modo che venga invisibile. Dispongo i bottoni all'altezza dove voglio realizzare le asole, segno il punto dove vanno le asole, quindi prendo il piedino per i bottoni, lo posiziono, ho segnato dove vanno fatte le asole, vado quindi a posizionare il mio piedino per realizzare le asole in automatico con la macchina, dopo aver disposto il bottone della dimensione giusta, e con la macchina facilmente cuce l'asola che abbiamo scelto. Quindi eccole qua, le ho realizzate tutte e due, le vado ad aprire con il mio scucino facendo attenzione a non tagliare in eccesso, e sull'altro lato del cinturino vado a cucire i bottoni. Ecco qua, quindi tutto il cinturino è finito. In questo modo ci sarà il sormonto del cinturino e posso stringerlo quanto voglio.
Non mi resta che fare l'orlo in fondo dei pantaloni, potete rigirare la stoffa oppure fare un orlino con la taglia e cuci, quindi il rotolino. Io ho deciso di fare il rotolino per rendere più leggero il pantalone in fondo. E quindi ecco qua, olè! A me il pantalone piace moltissimo, lasciami un commento, fammi sapere se piace anche a te e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!